I protagonisti del campionato del mondo rally sono tornati in azione in Argentina, dove si attendeva una risposta a questa domanda. Dopo 4 vincitori con 4 auto diverse nei primi 4 rally dell'anno, chi riuscirà ad aggiudicarsi il successo questa volta? Oltre ai magnifici 4, tra i protagonisti più attesi c'era il pilota Hyundai Hayden Paddon, che dopo la vittoria in questo rally dello scorso anno era ansioso di ripetersi per riscattare un pessimo inizio di stagione. Purtroppo per il neozelandese i suoi sogni di gloria duravano ben poco, perché già nella seconda speciale si cappottava danneggiando seriamente la sua I-20, sprofondando in classifica e abbandonando così i suoi propositi di rivincita. A issarsi in testa al rally a sorpresa era invece il britannico Elfyn Evans, che sfruttando la sua favorevole posizione di partenza e le ottime prestazioni delle sue gomme D-Mac sembrava volare con la Ford Fiesta del team M-Sport, mentre il suo compagno di squadra, nonché campione in carica Sébastien Ogier, faticava non poco, commettendo anche un errore che lo allontanava dalla vetta della corsa. L'unico che sembrava in grado di reggere il passo di Evans era un Chris Mick, bisognoso di punti per rilanciarsi in campionato e che si era insediato al secondo posto. Nella speciale numero 4 però il pilota Citroën andava incontro a uno dei suoi tipici errori, capottando rovinosamente con la sua C3. Il britannico riusciva in qualche modo a terminare la speciale, ma era costretto al ritiro proprio mentre il suo compagno di team, Breen, doveva dare anche lui forfait per la rottura del cambio. Mentre i meccanici Citroën tentavano di rimettere in sesto la C3 di Mick per farlo rientrare in gara il giorno dopo per testare quantomeno le performance della vettura sullo sterrato, dietro al leader della gara, Evans, si era portato prima la Latvala con la Toyota, poche speciali dopo sopravanzato però dall'altra sorpresa di giornata, ovvero Mads Osberg. Il nordico al rientro nel campionato dopo il rally di Svezia, come Evans sfruttava al meglio infatti la propria posizione di partenza sullo sterrato, riuscendo a portarsi al secondo posto già nella sesta speciale. Sfruttando anche i problemi di surriscaldamento e una foratura di Latvala, intanto al terzo posto si portava Thierry Neuville con la Hyundai, che dopo la vittoria al Tour de Corse era determinato a rilanciare la sua candidatura a campione 2017. Nella seconda giornata di gara, quella del sabato, Evans continuava a guadagnare terreno sugli inseguitori con la sua Fiesta, mentre Osberg, dopo aver perso il diffusore a un guado e alle prese con qualche problema idraulico, perdeva il secondo posto a vantaggio di uno scatenato Neuville che lo superava in classifica, seppur abbastanza lontano dal leader della gara. Tornato a correre dopo che i suoi meccanici avevano ricostruito miracolosamente in tempo la sua Citroën, tornava a far parlare di sé Mick, che prima vinceva 2 speciali consecutive e poi pensava bene di distruggere di nuovo la sua C3, capottando rovinosamente per la felicità del suo team. A uscire di scena nelle ultime speciali della seconda tappa era anche Mads Osberg, che urtava una roccia danneggiando in modo irreparabile una sospensione, abbandonando così la gara. Elfyn Evans, intanto, quando ormai sembrava lanciato verso la vittoria, perdeva prima il paraurti posteriore e poco dopo il diffusore, denotando così una grave mancanza di carico aerodinamico al retrotreno e perdendo terreno nei confronti di Neuville, che tentava un clamoroso recupero. Il belga, infatti, nel giro di poche speciali recuperava velocemente sul britannico fino a portarsi a soli 11 secondi e mezzo dal pilota Ford di Mac alla fine della seconda tappa, precedendo le Ford di Tanak e Ogier e la Toyota di Latvala, tutti ormai fuori dai giochi per la vittoria. La terza e ultima giornata, la domenica, sarebbe stata ancora una volta decisiva, con Evans e Neuville a giocarsi il successo sul filo dei secondi. Mentre Tanak partiva fortissimo con la Fiesta del team M-Sport, staccando il compagno Ogier e assicurandosi il terzo posto, Evans, alle prese con problemi ai freni, non riusciva a tenere il passo di un concentratissimo Neuville, che con la sua Hyundai recuperava quasi tutto lo svantaggio accumulato nei 2 giorni precedenti dal pilota D-Mac, portandosi a soli 6 decimi dalla vetta. A decidere il nome del vincitore sarebbe dunque stata l'ultima prova del rally, ovvero la Power Stage. Neuville la affrontava con una sicurezza sconcertante, andando a staccare il miglior tempo assoluto, mentre Evans, partito subito dopo il belga, seppure col cuore in gola, sembrava in grado di tenere il suo ritmo, fino a quando un errore su un ponticello non gli faceva perdere terreno, per la felicità di Neuville, che così alla fine vinceva il rally con un margine di soli 7 decimi sul rivale, mentre Tanak finiva terzo davanti a Ogier e Latvala.
È stato fantastico, abbiamo spinto tantissimo per vincere ed eravamo vicinissimi. Elfin ha fatto un grande lavoro e le sue gomme funzionavano benissimo, ma alla fine siamo riusciti a riprenderlo e penso che devo ringraziare il team per il lavoro che ha fatto sulla macchina, davvero grandissimo. In classifica, malgrado una gara non proprio esaltante, il campione in carica Ogier aumenta il suo distacco da Jari Matti Latvala, mentre Neuville, grazie a questa vittoria, torna prepotentemente in gioco per il titolo, conquistando il terzo posto della graduatoria. Il prossimo appuntamento col Mondiale Rally è previsto in Portogallo, dal 18 al 21 maggio.